opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi. 9 novembre 11. Eletti, amici cari, chi è in me non perde, ma è vincente. Sposa cara, il mondo non si apre al mio amore, perciò la purificazione diviene sempre più dura ed amara. Se vedi tanta sofferenza ovunque è perché gli uomini non vogliono convertirsi a me, non vogliono cambiare, malgrado i segni siano incisivi e forti. Mi dici adorato, tu, Gesù, parli con voce chiara e forte, ma sei poco ascoltato da un mondo che vaneggia. Capisco che il maligno sta tessendo la sua tela di odio e discordia e non si fermerà, fino a quando non sarà giunto in fondo. Dolce amore, sei davanti a me, ti guardo e ti adoro. Ti guardo, ti imploro perché abbia pietà di questa umanità, della quale non c'è solo uno che non sappia distinguere la destra dalla sinistra, ma ve ne sono molti in questa condizione. Ho presente ciò che avvenne alla grande città di Ninive, che perdonasti, dolce amore, perché alla predicazione di Giona, piegò il capo e fece penitenza. Sposa amata, certo perdonai a Ninive, la grande città, perché tutti fecero penitenza, incominciando dal re, che si coprì il capo di cenere. Se quest'umanità capisse il pericolo, che corre con la sua continua ribellione e si volgesse a me per il perdono, certo che perdonerei, ma dimmi, piccola sposa, quanti vedi che fanno penitenza? Mi dici adorato, adorato, adorato Gesù, gli uomini del terzo millennio hanno molto, ma sono sempre scontenti, come se avessero poco, non fanno penitenza per i loro peccati, perché non sono mai sazi di beni. Questa scontentezza ed insaziabilità è opera di un nemico, terribile, che assale e tesse una tela di morte. Sposa amata, bene hai detto, ma comprendi che il nemico fa solo ciò che gli concedo di fare. L'uomo, che resta immerso nel fango del peccato, è preda privilegiata del nemico. Se questo gli uomini del terzo millennio l'avessero capito, farebbero tutti il più grande sforzo per uscire dal peccato, ma essi non vogliono capire, benché io, Gesù, parli in diversi modi e con molti linguaggi. Ho concesso un tempo, poi un altro tempo, ho aggiunto tempo a tempo, ho allungato vite, che dovevano essere recise, tutto questo ho fatto per la salvezza delle anime, come mai prima avevo fatto. Sposa cara, hai compreso tutto questo? Mi dici ho compreso alla tua luce, amore santissimo. Il tuo cuore, sublimissimo, vuole salvare le anime, sempre salvare, usa le più diverse strategie per farlo. Si perde solo chi vuole perdersi. Oggi, amore, ti contemplo nel tuo aspetto sublime di uomo Dio. Questo mi concedi. Vedo nel tuo sguardo molta tristezza, ne capisco la ragione, sono molte le anime che si perdono e molte quelle in grande pericolo, che hanno ormai concluso il loro tempo. Vedi tutto questo ed hai grande dolore per la perdita delle anime che tu, Santissimo, hai creato solo per la gioia, solo per la felicità di vivere con te in eterno. Ti contemplo. Ti adoro. Vorrei consolare il tuo dolore, ma che posso fare, essendo solo un piccolo scricciolo davanti alla più grande maestà? Accogli la mia adorazione, accogli il mio nulla e perdona. Ad oggi il mondo con la tua dolce misericordia tieni ancora sospeso un poco il braccio pesante della tua giustizia. Sposa cara, come vedi, lo sto trattenendo, ma ho fretta di cambiare la scena del mondo. Beato chi è entrato nella mia fortezza, il nemico non lo potrà raggiungere. Resta felice nel mio cuore e godi nelle delizie d'amore. Ti amo. Vi amo. Gesù. La mamma parla agli eletti. Figli cari e tanto amati, immergetevi nell'oceano infinito dell'amore di Dio. Sapete che in tale oceano c'è un posto per ognuno di voi? Non vi pare meravigliosa questa verità? Mi dice la piccola figlia madre cara, ci sembra, certo, meravigliosa, ma pochi l'hanno capita, pochi si impegnano per capirla. Il mondo non vuole procedere nella luce, ma nel buio procede, non sceglie lo splendore della luce, ma le cupe tenebre, ecco quello che fa. Vedo un cielo del mondo, cupo, cupo, come mai è stato, sembra che tutto volga alla fine. Ma ecco, in mezzo al cielo del mondo c'è una stella, fulgidissima,
chi indica il cammino sei tu, Maria, sei tu, dolcissima madre. Chi alza lo sguardo ti vede. Possa ogni uomo seguire la tua luce, sempre più fulgida. Figli amati, il Padre caro mi concede molto in questo tempo, mi concede di guidarvi verso di Lui. Egli si è rivelato attraverso Gesù, mio figlio, perché vuole attirare tutti a sé. Figli amati, non siate tristi per il piccolo travaglio del presente, pensate al vostro destino sublime e siate nella gioia. Figli cari, ciascuno di voi mi parla di un suo problema. Sono felice, quando mi vi rivolgete, sono felice. Fatelo sempre. Anche se già conosco ogni cosa, apritemi il cuore, piccoli miei, perché lo possa preparare al grande incontro. Figli amati, quando si attende un ospite importante ci si prepara per tempo e si cura ogni particolare, non si tralascia proprio nulla. Lasciate, piccoli miei, che io operi in voi perché al momento unico e grande sia tutto pronto per accogliere l'ospite sublime, preparategli una grande accoglienza. Mi dice la mia piccola madre, questo vogliamo opera sul nostro cuore e rendilo umile e splendido come il tuo, opera sulle menti e porta in esse l'azzurro del tuo cielo. Figli amati, questo voglio fare per voi. Uniamo i cuori per l'adorazione alle Re della gloria. Vi amo tutti. Ti amo, angelo mio. 10 novembre 11. Eletti, amici cari, voi già state godendo un anticipo delle delizie del mio amore, date gioia a chi avete vicino, date la mia pace. Sposa cara, gli eletti degli ultimi tempi godono già in terra un anticipo delle delizie del paradiso, ognuno di essi ha un lembo di paradiso nel suo cuore. Questo, piccola mia, l'hai compreso? Mi dici adorato, adorato, adorato Gesù, questo l'ho ben compreso e, guardando ciò che accade nella mia anima, essa esulta in te, dolce amore, e sente il tuo profumo soave. Capisco che tu, Gesù Santissimo, instauri un rapporto speciale con ogni anima, un rapporto unico, proprio come lo sposo con la sposa che ama. Ogni uomo è speciale davanti a te, Dio, non vi è differenza tra quello più misero e quello più ricco nello spirito. Tu concedi ad ognuno quello che gli serve per la sua piena realizzazione. Ho capito, dolce amore, che l'anima non ha pace se non quando riposa in te, Dio. Penso alle parole dell'amato fratello Agostino e condivido il suo pensiero. Vedo in me, piccola tua creatura, un grande desiderio della tua pace, una sete della tua gioia. Tu, dolcissimo amore, tu, santissimo amore, sei una madre tenerissima pronta a porgere il cibo del quale il bimbo ha bisogno, non lo fai mancare, ma ne offri quanto serve. Sposa amata, bene hai detto. Conosco la quantità di cibo che serve all'anima ed anche la qualità. Essa è come un bimbo, che va nutrito col cibo adeguato alle sue caratteristiche. Il bimbo più forte ha bisogno di un nutrimento, quello più gracile di uno diverso. So perfettamente ciò che serve alle anime e lo porgo. Sposa cara, non perisce, certo, chi mi apre subito la porta del cuore, ma cresce rigoglioso e felice. Mi dici ho compreso tutto questo, ma vedo che pochi hanno compreso l'importanza di spalancarti subito le porte del cuore, appena bussi, perché questa potrebbe essere proprio l'ultima volta, potresti passare oltre e non tornare più. Dolce amore, negli intimi colloqui molto mi hai detto e le tue sublimi parole sono fisse nella mia anima. Ogni uomo deve essere pronto alla tua chiamata. Tu bussi alla sua anima e la chiami a te, essa, ora, più che nel passato, deve essere pronta nella risposta, perché per molte questa sarà l'ultima chiamata. Altra, dopo, non ce ne sarà. Sposa cara, bene hai parlato, il mio spirito è in te. Ogni uomo si lasci trovare pronto per aprirmi, quando busso. Il mio bussare è soave, non sfondo un porta chiusa, ma opero con molta delicatezza. Chi mi apre è salvo, anche se è indugiato, ma chi non vuole ancora aprirmi, certo, si perde, perché il suo tempo è consumato ed altro non ne riceverà da me, Dio, in dono. Mi dici le tue parole, dolce amore, mi fanno tremare le vene ed i polsi. Penso a chi sente bussare da te, Gesù, sa che sei tu, amore, e non ti vuole accogliere.
Penso a tutto questo e tremo, sapendo che per questo potrebbe venire la più grande rovina, che è quella di perdere te, unico bene, unica delizia di ogni anima. Chi a te, Gesù, ha tutto è il più ricco. Chi perde te non ha nulla, è il più misero, il misero dei miseri. Sposa amata, io, Gesù, voglio per me ogni anima, ma chi non mi vuole non mi ha, non mi avrà, perché ha fatto questo uso della sua libertà. Sposa amata, al mio banchetto c'è il cibo adatto a tutti ed a ciascuno, non rattristarti per chi muore di fame, è una sua libera scelta. Resta, felice, nel mio cuore e godi nelle delizie d'amore. Ti amo. Vi amo. Gesù. La mamma parla agli eletti. Figli cari e tanto amati, sono con voi e vi amo, teneramente, sono con voi per sostenervi nella battaglia, aspra, contro le forze del male, sono con voi col mio immenso amore. Capite bene il significato della mia presenza, speciale, in questo tempo. Mi dice la mia piccola madre cara, dolce madre, abbiamo la netta impressione che tutto stia per crollare in Europa, nel mondo intero, come se si fosse giunti alla resa dei conti, si ha l'impressione che l'Altissimo si accinga a pesare sulla sua bilancia perfetta. Questo, madre cara, mi fa tremare, perché Dio chiede molto a chi molto ha dato, poco a chi poco ha ricevuto. Dolce madre, vedo che sono in grande numero coloro che molto hanno ricevuto, ma si accingono a dare ancora poco, questo perché i miseri non hanno compreso che delle loro azioni, di tutto a Dio devono rispondere, a Lui di tutto, proprio di tutto, anche delle ombre. Madre amata, l'uomo gode della sua libertà e, spesso, pensa che possa fare sempre ciò che vuole, quando vuole, come vuole, non pensa che verrà il giorno nel quale dovrà rispondere delle sue azioni a Dio. Dolce madre, istruisci ancora i tuoi figli affinché capiscano che devono rispondere di ogni loro azione, piccola o grande, a Dio, e che saranno pesati sulla sua perfetta bilancia. Madre cara, dolce tesoro, temo che molti questo lo abbiano dimenticato, ricorda loro la verità. Capiscano che sono liberi, ma di ogni azione, all'ultimo, a Gesù dovranno rispondere egli è il giudice, perfetto, davanti al quale tutti devono comparire, i vivi ed i morti. Figli amati, sia ogni giorno di vita un dolce canto di amore per Gesù, di lode e di ringraziamento. La Madre del Cielo sarà sempre con voi. Vi amo immensamente. Ti amo, angelo mio. Maria Santissima.